Ciao a tutti, oggi è il 13 di maggio 2022 e sono in compagnia di Corrado e Fausto. Finalmente per la prima volta mettiamo in acqua l'ultimo modello che ho progettato e costruito. Ha due nomi, in inglese Flying Boat, in italiano scarpone volante. Non riproduce nessun aereo vero esistente e anche come modello mi risulta sia abbastanza unico nel suo genere. Si tratta di un idrovolante tutt'ala a ventola intubata. Volendo, i due galleggianti possono essere smontati, si montano due coppie di ruote e il modello può essere utilizzato anche su terra. L'idea per questo modello nasce da alcuni anni fa, quando il mio amico Luigi trasformò in idrovolante un piccolo Heinkel Salamander che vediamo in questo video. Il modello non aveva grande potenza e in pratica non è mai uscito dall'acqua, però come vedete era piuttosto divertente. Poi nel 2020 un altro amico mi mandò un'immagine di un aereo di fantasia che derivava dal cartone animato Gig Robot d'acciaio. Si trattava di una specie di catamarano con due motori a getto che per certi versi poteva ricordare questo Flying Boat. Inizialmente avevo pensato di mettere i due galleggianti attaccati sotto all'ala, però in questo modo il rischio era che entrasse dell'acqua nella girante della ventola. Da qui l'idea di utilizzare queste flange in compensato fibrato che in sostanza distanziano per quanto possibile l'ala e la ventola dall'acqua. La giornata di oggi, la prova di oggi, serve solo a capire se il modello riuscirà a galleggiare e come. Questo perché avevo fatto dei calcoli sul volume dei galleggianti per un modello di poco più di 3 kg. Purtroppo il risultato finale con il motore, il regolatore, la batteria da 6 celle porta a 4 e oltre chilogrammi. Per cui non sono molto ottimista. È probabile che la linea di galleggiamento sia troppo in alto. Oltre alla prova di galleggiamento, se il modello effettivamente non affonda nell'acqua, proveremo a vedere se è possibile far rientrare il modello a riva utilizzando il movimento del direzionale che, come si vede, è immerso nel flusso d'aria della ventola. L'ultima prova da fare, verificato che il modello galleggia e si riesce in qualche modo a farlo rientrare a riva, sarà testare l'effetto picchiante della ventola rispetto all'asse di pitch, di beccheggio, in quanto la distanza della ventola stessa rispetto al pelo dell'acqua produrrà inevitabilmente un movimento rotatorio della prua del modello verso l'acqua e se così fosse sarà piuttosto difficile, se non impossibile, decollare dall'acqua, anche perché aggiungo, come abbiamo visto in un video precedente, la potenza della ventola è di circa 2,4 kg e pensare di decollare dall'acqua con questo rapporto peso-potenza è un po' troppo ottimistico. Quindi rimando a dopo la descrizione di qualche altro dettaglio del modello e vediamo subito di mettere il modello in acqua.
Ecco, sembra che il modello riesca bene o male a galleggiare. La linea di galleggiamento non è in posizione ideale, però comunque il modello non è affondato. Ho dato a trasmittente a Fausto, il quale dovrebbe accendere leggermente la ventola e vedere se il modello riesce a proseguire in avanti e al limite ritornare senza l'uso della cordicella. Attenzione, aspetta. Allora, adesso la svolgo un po'. Allora. Vediamo di togliere la cordicella, che forse è inutile in quanto il modello riesce a essere direzionato discretamente anche con il direzionale. Non decollerà mai così. Però... Questo è davanti, questo è fa presa. Questa roba qui fa un effetto di Rallenta forse. sono dei lei. Rallenta. No. Fa il windsurf davanti. Vedi? Però sterzo, Sì, però in camera acqua, fa un attrezzo della Madonna alzando l'acqua così. Guarda che se arrivasse qui, vedi? Se facesse soltanto che riesce a appoggiare, Eccoci, abbiamo terminato questa breve prova di galleggiamento. Fortunatamente il modello non è affondato in fondo al laghetto. Come era prevedibile, la potenza è poca e a meno di non intervenire cambiando la ventola o la sezione dei galleggianti, è difficile che questo modello riesca a decollare dall'acqua. Una breve descrizione del modello e dei suoi particolari costruttivi. L'apertura alare è di 162 cm, compresi i 10 cm della parte centrale, cioè quella specie di fusoliera a sezione rettangolare in legno compensato. Le sezioni dell'ala sono in polistirene estruso, tagliate direi in maniera perfetta dall'amico Adelio. Le sezioni dell'ala sono state poi ricoperte con tessuto di vetro leggero per rendere tutto più resistente ai graffi e poi sono state verniciate sempre in maniera magistrale dall'amico Fausto. Il profilo che ho utilizzato dopo vari ripensamenti è un profilo reflex, ovvero sia autostabile, che è tipico dei modelli tutt'ala. In particolare è il profilo MH60 che, per quello che mi risulta, ha delle ottime prestazioni anche a basse velocità per vari tipi di modelli tutt'ala. La parte centrale dello scarpone volante è una fusoliera in compensato da 4 mm, anch'esso fibrato,
che permette di sostenere innanzitutto la ventola, il supporto della ventola e la ventola, e poi contiene la batteria, il regolatore, la ricevente e tutti i cavi. Sono installati anche 3 tubi in carbonio da 10 mm che servono per allineare i pannelli alari e ovviamente danno una certa robustezza a tutta la struttura. Sulla punta della fusoliera c'è questo musetto in fibra realizzato con la tecnica del master in polistirolo a perdere, che di profilo ricorda un ecranoplano leggendario, cioè il Bartini Beriev VVA 14. Visto da davanti, questo flying boot ricorda per certi versi il VVA 14 e in teoria non è escluso che ci sia un effetto ecranoplano, cioè un cuscino d'aria dinamico che dovrebbe contribuire forse alla maggiore portanza del modello. La ventola è una FMS da 70 mm di diametro, è stata già testata in un video precedente e con batteria LiPo a 6 celle fornisce una spinta di poco meno di 2,4 kg, che come ho già detto molto probabilmente non consentirà il decollo dall'acqua. Si spera che installando le 2 coppie di ruote il modello riesca a decollare almeno dall'asfalto. Unico aspetto positivo del modello in queste condizioni è un carico alare comunque ridotto, perché si tratta di circa 57-58 grammi a decimetro quadrato, che effettivamente è un valore addirittura paragonabile a quello di alcuni veleggiatori, di alcuni alianti. I 2 galleggianti sono realizzati in Depron da 6 mm, ovviamente vuoto, con delle piccole ordinate sempre in Depron. Anche i galleggianti sono stati fibrati con fibra di vetro leggera e poi ovviamente sigillati con silicone. Ci siamo poi accorti che purtroppo il silicone non è verniciabile e si vede in effetti che in certi punti la vernice sta venendo via, ma questo ovviamente non è un problema. Prima di chiudere voglio assolutamente ringraziare gli amici che hanno contribuito alla realizzazione di questo modello. Innanzitutto ad Elio, che ha tagliato tutte le parti dell'ala e il direzionale. Giorgio, che con la sua CNC ha realizzato le flange in compensato e le parti che compongono la fusoliera centrale. Corrado ha provveduto a stampare in 3D il supporto e l'involucro della ventola, oltre ad altri piccoli particolari sempre stampati in 3D. E Fausto ha fatto la verniciatura di tutto il modello. Quindi a loro devo fare un grandissimo ringraziamento. Finalmente chiudo, dopo tutta questa marea di parole, e rimando al collaudo del modello con le ruote su terra. Ciao a tutti!